veramente veramente buona. Quanto sono versatili le melanzane, questo ortaggio incredibile, poi a parte che ce ne sono un sacco di varietà diverse eccetera eccetera, queste diciamo sono le più comuni. Se ci pensate ci si fa antipasti, primi, secondi, anche il dolce, le famose melanzane con la cioccolata, quindi sono incredibili. Oggi ci vado a fare una ricetta a parer mio straordinaria, ci faccio un pesto di melanzane. Prima cosa da fare, vanno cotte e vanno cotte in forno. Le taglio a metà. In genere sbaglio sempre la metà, però conviene farla bene. Una, due e tre. Placca forno, un po' di carta forno, anche se non è obbligatoria la carta forno, in questo senso qui, però si mettono le melanzane, con un coltellino si vanno a incidere senza rompere la polpa. Questo lavoro qui non è obbligatorio, fatelo perché si cuociono poi meglio dentro. Guardate l'incredibile velocità con cui si ossida una melanzana, avete visto aperte, bianchissime, quanto sono passati? Pochi secondi, guardate già si sta ossidando, incredibile. Poi ci si pennella un pochino d'olio, poi se non avete il pennello fatelo con un cucchiaino, ma insomma cercate di non utilizzarlo troppo, le melanzane poi sono veramente delle spugne, quindi un pochino d'olio sopra, il sale, poco non tantissimo. Ora in forno 200 gradi più o meno, 50 minuti, un'ora all'incirca, più o meno il tempo è quello. Eccoli qui le melanzane pronte. Allora, a questo punto si scava e si prende la polpa. Mi prendo anche un bicchiere dove vado a posarla. Ora, siccome è già abbondante, vi dico com'è questa melanzana. È già buonissima così. Però ho messo il sale misurato, per cui il sale andrà aggiunto. Va benissimo in questo modo. Buona? Ormai il lavoro più grosso l'ho fatto. Il lavoro più grosso era quello di togliere la polpa delle melanzane. Andiamo a mettere la pasta, a cuocere la pasta. Scegliete voi il formato che preferite e siccome anch'io devo scegliere il formato che preferisco, metto le mezze maniche. Sale. Mezze maniche. Perfetto. Allora, proseguiamo nel fare il pesto. Mandorle. Mezzo spicchio d'aglio. Parmigiano, potete aggiungere anche del pecorino, però onestamente secondo me è troppo forte, e basilico, ho detto e basilico come se fosse l'ultimo ingrediente, in realtà no, perché serve un pochino di sale, un pizzico di sale, poi dopo le assaggiamo, e l'olio. E ora frullo. Ora assaggio. Mamma mia. È di una bontà esagerata. Allora, vado a mettere questo pesto in padella, perché lo si deve riscaldare un pochino perché è freddo. Accendo il fuoco, lo metto al minimo e aggiungo poca di acqua di cottura della pasta per ora. Così proprio intanto si scalda e si ammorbidisce.
Potete farlo aggiungendo ancora più olio, ma onestamente non ne vale la pena. Secondo me l'olio deve essere giusto perché in un pesto ci va, però per ammorbidirlo basta l'acqua di cottura. È già estremamente saporito. Ci vediamo alla cottura della pasta. Ecco qua, questo è bello calduccio e ora ci vado a scolare dentro la pasta. Se vedete che è troppo denso, aggiungete ancora un pochino di acqua di cottura. Mamma mia, che meraviglia! Io ce lo metto. Ma non perché è troppo denso, perché ora è perfetto, ma il fatto è che la pasta deve mantecarsi per almeno un minutino. Ma proprio uno sfizio, sono rimasti in piedi questi due, ora è rimasto uno solo, però a questo punto anche l'altro lo prendo, la voglio assaggiare subito, voglio sentire se, cioè è sicuramente al dente, però non vorrei che fosse troppo al dente. Che bontà! Spengo il fuoco e mi preparo una bella porzione. Allora, vi dico, se volete un'extra croccantezza, perché qui dentro ci sono le mandorle che non sono, cioè sono ancora a pezzettini, quindi si sentono, ma se volete un'extra croccantezza, prendete qualche mandorla, tostatela, tritatela e mettetela sopra. Secondo me è superfluo, però decidete voi. Non è superfluo un altro po' di parmigiano sopra, assolutamente, così, altro basilico messo proprio all'ultimo, così. Piatto semplice questo qui, ma di una bontà. E ovviamente, almeno per me, l'immancabile pepe. Dopo il primo assaggio, ora c'è l'assaggio, quello ufficiale. Veramente, veramente buona. Vale veramente la pena, vale veramente la pena. A me non mi manca l'aggiunta di qualcosa di croccante, perché già, vedete, si vede anche qui, forse se mi avvicino riuscite a vederlo, vedete i pezzettini di mandorla che ci sono, non sono completamente frullati, non è una crema. Mamma mia. E me ne vado tranquillo e sereno. Alla prossima!